Il progetto Comenius bilaterale tra le due scuole Mattarella Dolci e Cioconai fa parte del programma Lifelong Learning ed è nato 2 anni fa dalla voglia di noi tutti di avere un panorama più europeo piuttosto che nazionale e quindi far confrontare i nostri alunni con delle realtà ben diverse dalle loro. La scelta dell'Istituto Mattarella Dolci è stata quasi obbligata, in quanto, avendo studiato io in questa scuola, conoscevo benissimo la grande professionalità e umanità dei professori e dei loro collaboratori. In questi 2 anni si è creato un forte vincolo di amicizia tra noi professori e tra i ragazzi, grazie anche alle mobilità effettuate 2 volte in Sicilia e 2 volte in Ungheria. Lo scopo finale, cioè quello di far crescere nei nostri ragazzi dei valori come la legalità e lo sviluppo, è stato raggiunto pienamente grazie alle visite presso realtà economico-turistiche riguardo lo sviluppo e delle visite presso beni confiscati alla mafia riguardo la legalità. La cosa meravigliosa è stata poi che tutti abbiamo capito che il luogo adatto e destinato a queste attività è la scuola. È solo a scuola che si devono coltivare questi principi che faciliteranno la vita dei nostri studenti, che saranno parte integrante delle loro rispettive società. Personalmente poi ritengo che questo progetto è stata una buona opportunità per me che sono siciliano per far vedere la faccia pulita della Sicilia, l'impegno contro la mentalità mafiosa che non è la mentalità vincente in Sicilia, è solo una delle tante espressioni, che però può essere sconfitta grazie a queste importantissime attività scolastiche svolte e organizzate con dei fondi europei. Un ringraziamento personale, ma anche di tutti i miei colleghi, va ai 2 presidi delle scuole, la preside dell'Istituto Cioconai, Molnarne Secco Agnes, e il preside dell'Istituto Mattarella Dolci, Giuseppe Loporto. La parola Cosa Nostra, che è il nome della mafia siciliana, dà l'idea dell'appropriazione e dell'arricchimento di pochi rispetto alla gente. Non so se voi lo sapete, in Sicilia noi siamo 5 milioni di abitanti. I mafiosi, ritenuti tali, sono censiti in circa 5.000. Quindi il rapporto è 5.000 persone sono dentro o vicino o sostengono la mafia, 5 milioni di persone no. Ma se io vado in giro per il mondo, e non so chi l'ho raccontato di voi, qualche anno fa ho dei progetti in Africa, sono stato in Congo, in un posto sperduto. Quando ho detto che ero italiano e ho aggiunto siciliano, il congolese mi ha detto: ah, mafia, to Congo. Il congolese è sbiancato. Questo per dirvi, quindi noi portiamo appiccicato su di noi un'etichetta che una minoranza di persone ha esportato nel mondo. Una larga fetta di popolazione che non è mafiosa, ma non è neanche cittadino attivo ed è in una specie di limbo, di interregno, che è quello che forse è l'atteggiamento peggiore, perché favorisce l'illegalità, la mafia, favorisce tutto il programma di Cosa Nostra, cioè l'indifferenza. Il fatto che voi siate qua oggi, anche se apparentemente non ci vede nessuno,
ma noi facciamo in modo che la gente poi lo sappia, perché voi comunque lasciate un segno, è un segno di non indifferenza, ma partecipazione. Il fatto che voi siate qua ad ascoltare le cose che sto dicendo io, ma a prendere visione direttamente con i vostri professori che vi stanno accompagnando, è comunque una partecipazione. La mafia, quello che odia, quello di cui ha paura, non è la galera, perché l'ha messo in conto. La mafia non ha paura della polizia o dei magistrati, la mafia ha paura di una coscienza che piano piano stiamo riuscendo in qualche modo a veicolare, non noi di Libera, noi tutti. E il fatto che voi veniate dall'Ungheria è un altro bel messaggio, perché ancora c'è gente che vuole credere che la mafia sia un problema solo siciliano, o calabrese, o campano, o pugliese. E questa è una sciocchezza. È una sciocchezza. La mafia è un problema transnazionale e mondiale. Prima della partenza per la Sicilia eravamo curiosi ed emozionati perché non conoscevamo quella realtà, o meglio, la conoscevamo solo attraverso dei stereotipi, come del resto anche gli italiani hanno un'idea distorta dell'Ungheria. E che pensi dell'Ungheria? Secondo me è bellissima. Ci sono molte cose diverse dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni. È bello vedere le differenze. Dei cibi? Dei cibi, sì, sono buoni, molto buoni. Sono completamente diversi rispetto a quelli che noi mangiamo da noi normalmente. Sì. Però devo dire che sono abbastanza buoni. Diciamo che non si pensava, c'erano delle voci che dicevano che in Ungheria magari non era così buono il cibo, ma ci siamo ricreduti, mangiavano cose strane, invece ci siamo ricreduti. Ungheria, Italia, una faccia, una razza. Abbiamo conosciuto le famiglie ed è andato tutto bene perché tutti erano gentilissimi e accoglienti. Molti di noi per la prima volta eravamo così lontani dalle nostre famiglie e dovevamo inserirci nella vita quotidiana delle famiglie siciliane. Abbiamo imparato molto durante queste 2 settimane. Parlare l'italiano ogni giorno in situazioni diverse ci ha fatto sentire più sicuri e le famiglie erano molto sorprese del nostro livello di italiano. Abbiamo potuto vedere quanto è diversa la scuola italiana, le lezioni e il rapporto tra alunni e professori che può e deve essere diverso, non solo così formale come in Ungheria. Gli studenti siciliani erano molto più attivi rispetto a noi e la loro curiosità ci ha fatto capire il senso di tutte le parole dette dai nostri professori durante la preparazione al viaggio. Abbiamo soprattutto imparato a vivere il momento e dopo alcuni giorni ci siamo abituati a non pianificare tutto, ma vivere il presente gestendo anche gli imprevisti che in Sicilia sono continui. Abbiamo conosciuto l'impegno anche a scuola e fuori dalle classi dei giovani siciliani contro la mafia che vengono aiutati anche dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine come polizia e carabinieri. È stato bello vedere insieme professori, giovani e rappresentanti delle istituzioni lavorare verso un unico obiettivo in un sito, quello di Castellammare, che si è svelato ai nostri occhi in tutta la sua bellezza e utilità. In un luogo dove si svolgevano delle riunioni di mafia, adesso, grazie alla partecipazione attiva di tutti, si produce olio di oliva, l'olio della legalità, il cui ricavato è destinato al sostegno e all'appoggio anche economico di chi ha il coraggio di denunciare il malaffare mafioso. La vera operazione culturale della mafia è porsi in conflitto di potere con lo Stato di diritto. La mafia ha creato un mito falso, ma a cui la gente ancora crede. La mafia porta lavoro. La mafia è una cosa buona. È come se facesse ogni giorno una propaganda, uno slogan. State con la mafia, non state con lo Stato. Cosa fa allora la mafia? La mafia mette in piedi sistemi di economia, in realtà perversi, viziati. Questa economia loro la mettono a disposizione della gente. In realtà sono di loro stessi, quindi familiari, amici, parenti, e la fanno diventare un'attività apparentemente lecita. Una delle attività che svolgiamo per Libera è la salvaguardia dei beni confiscati. Il concetto di fondo è che la mafia si appropria di beni
in maniera illecita, in maniera illegale, e quando lo fa quindi priva la società di quei beni. Se questo bene viene acquisito dallo Stato e si produce lavoro legale, questo sì che diventa un arricchimento economico per tutta la collettività, e questo dimostrerebbe quindi che la mafia non è vero che è una cosa buona. Pertanto la mafia non ha nessun interesse che queste attività diventino produttive. In Sicilia c'è un aspetto della mafia, che è quello del controllo del territorio attraverso la violenza, ma c'è la stessa, non è un'altra mafia, è la stessa mafia concatenata che ha a che fare con la politica, ha a che fare con la finanza. A noi però ci rimane un impegno, che è quello culturale. La seconda mobilità con gli studenti è durata dal 2 all'11 aprile 2014. Abbiamo organizzato tantissimi programmi per i nostri ospiti siciliani, visita di 2 giorni a Budapest con i suoi importanti monumenti. Noi ragazzi ungheresi abbiamo guidato i nostri amici siciliani durante la visita della città di Debrecen. Questa visita è stata molto importante per poter realizzare un quiz sui luoghi storici e artistici della città. Abbiamo anche effettuato una gita a Hortobágy, dove i nostri ospiti hanno conosciuto la pusta ungherese con i colorati pastori cavalieri con i suoi animali come i mangalitsa e i boi. A Eger abbiamo visitato insieme la città, che ha molti punti in comune con la dominazione araba della Sicilia, poi anche Szépasszonyvölgy, che con le sue cantine e i suoi vini di ottima qualità hanno fatto sentire a casa alunni e professori e mostrato una tipologia di sviluppo economico esistente in Ungheria. Sempre per lo sviluppo economico, vicino a Guti Erdő, abbiamo visitato delle aziende italiane che realizzano i loro prodotti in Ungheria. Abbiamo anche disegnato la legalità e giocato con le situazioni legate a questo tema. Abbiamo fatto dei colloqui di lavoro in lingua straniera grazie all'aiuto di Roberto Sasso, che da anni conosce la realtà delle ditte ungheresi e italiane. Abbiamo incontrato il vice sindaco del comune di Debrecen. Con l'aiuto dei professori Luca e Antonio abbiamo realizzato un concerto a scuola che ha visto la partecipazione di alunni, di professori e di una famiglia italiano-ungherese che da anni lavora al Teatro Csokonai di Debrecen nel campo della musica classica. Siamo andati a 2 concerti di musica italiana nei pub di Debrecen. Abbiamo ascoltato delle preziose parole dell'ambasciatore d'Italia, Maria Assunta Accili, e da Salvatore Ingui durante una conferenza sulla legalità che ci ha visto ospiti del Dipartimento di Italianistica di Debrecen. Infine, l'ultima sera abbiamo mangiato in un ristorante tipico dove i nostri ospiti hanno apprezzato i gustosi piatti della cucina ungherese. La serata è stata arricchita dalla musica e dalle danze ungheresi. Da questo incontro si è rafforzato quel sentimento di solidarietà e di amicizia necessario per affrontare insieme la lotta all'illegalità. Per noi è importante dire questo: la lotta alla mafia non si fa solo arrestando i boss, i latitanti e i mafiosi. La lotta alla mafia si fa intervenendo nei luoghi di povertà. La lotta alla mafia si fa lavorando con quelle persone che sono in uno stato di disagio e che nessuno riconosce i loro diritti. La mafia si combatte gioiosamente, facendo sentire alle persone la bellezza del bene e il valore della libertà. La lotta alla mafia non è quindi andare alla ricerca dei boss. La lotta alla mafia è, fra di noi, riuscire a creare un legame di solidarietà. Laddove c'è solidarietà vera, non può esserci la mafia. Insieme si può! Prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Pensa che puoi decidere
spero che oggi voi partiate in libertà di un cancro che distrugge la società italiana e del quale bisogna avere soprattutto il coraggio di parlare. Esiste un rapporto importantissimo che soprattutto ai giovani della vostra età va spiegato con insistenza, che è il rapporto che esiste tra libertà, responsabilità e partecipazione. La libertà non esiste senza l'esercizio della responsabilità e della partecipazione. E la responsabilità non serve a niente se non si è liberi. Ugualmente non si può partecipare se non si è liberi. Il fatto che il progetto abbia contribuito a dare una certa consapevolezza di se stessi, quindi avere il coraggio dell'esposizione in pubblico, presentare delle cose anche sapendo di non parlare, diciamo, ancora perfettamente l'italiano, però avendo il coraggio di farlo, a me personalmente, insomma, sembra un risultato, insomma, veramente grande, e vedendo la gioia di tutti gli studenti, anch'io, insomma, alla fine ero molto felice. Ringrazio tanto i miei colleghi Guia Aceva, Luca Balduccio e tutti gli altri che hanno partecipato a questo progetto, e chiaramente tutti i ragazzi che ci hanno appoggiato e anche adesso ci stanno appoggiando per completare questo magnifico progetto.